uno dei SUV compatti più venduti qui in versione R, 300 cavalli. Adesso lo scopriamo insieme su Terzo Garage. Allora, intanto la posizione di guida, devo dire mi sono trovato subito bene. Qui abbiamo un assetto, visto che questa è una macchina, come dire, con più sportività, forse non è giusto dire una macchina totalmente sportiva, ma sicuramente più sportiva della T-Roc normale, un assetto 2 cm ribassato. Questo fa sì che l'auto sia ben piantata a terra e anche in queste curve strette, di fatto il rollio è veramente poco accentuato. Si percepisce subito anche la verve sportiva grazie al motore. Qui abbiamo un 2000 4 cilindri turbo benzina, l'abbiamo già detto, 300 cavalli, 400 Nm di coppia, che vuol dire uno scatto da 0 a 100 in meno di 5 secondi. Grazie alla concessionaria Proglio di Borgo San Dalmazzo per aver prestato questa T-Roc R a Terzo Garage. Questa T-Roc R Race versione sportiva si riconosce subito proprio dalla R nella calandra. Poi abbiamo le prese d'aria laterali più grandi, fari LED di posizione, matrix LED per abbaglianti e inabbaglianti, LED anche posteriori, cerchi da 19 pollici. Per chi è quest'auto? Per chi magari vuole una macchina che si possa utilizzare, scusate ma qui bisogna lasciarsi un po' anche prendere la mano, è davvero divertente, lo scatto è bruciante, e dicevo, per chi abbia bisogno di una macchina con la quale magari anche andare a fare viaggi con la famiglia, ma che non voglia rinunciare ogni tanto anche a divertirsi, a fare qualche sgasata, mettiamola così. L'assetto infatti lo permette, è un assetto più rigido che a me piace, direi parecchio, non rigidissimo, quindi è un buon compromesso tra la confortevolezza, il comfort diciamo, e un assetto che permette, ripeto, anche in questi tornanti, di sentire la macchina sicura. Inoltre su questo T-Roc è un optional, ma qui c'è, abbiamo gli ammortizzatori e controllo elettronico, quindi l'auto, diciamo tra virgolette, con l'elettronica sente il terreno e adatta il suo assetto. Il Digital Cockpit, che è da 12 pollici e 3, permette davvero tante combinazioni per avere un sacco di informazioni. Con il tasto sul volante, sempre View, noi andiamo a cambiare quello che vogliamo di fatto vedere. Ok, in più con il bilanciere destra-sinistra, anche qua andiamo a selezionare le informazioni che compaiono nel centro. Con il tasto destro andiamo a cambiare, ad esempio se io volessi posso anche avere il navigatore a schermo intero sul cruscotto. Restano sempre a destra le informazioni da una parte della velocità e dall'altra della marcia inserita, in questo caso siamo fermi, quindi P. Allora, qui abbiamo le modalità. Sul volante con il tasto R immediatamente possiamo passare alla modalità più sportiva, che rende la macchina grintosa e permette di scatenare tutti i suoi 300 cavalli. Guardate quanto siano grandi le palette al volante, perché è molto divertente usare questa T-Roc. È vero che ha il cambio automatico, un DSG tra l'altro molto veloce, doppia frizione, però in questa modalità manuale davvero ci si diverte tanto.
Vi ricordo che Terzo Garage è partner di Autoit.it, il nuovo portale di compravendita auto, nuove usate e anche accessori. E c'è anche l'app, scaricatela e visitate il sito. I sedili sportivi contengono bene, anche in queste strade tortuose permettono di non sentire lo spostamento, quindi davvero di affrontare in sicurezza e in piacere il tracciato. E devo dire che il cambio automatico, qui siamo in modalità race, quindi quella più sportiva, risponde molto velocemente alla richiesta dell'acceleratore per adattarsi alla velocità che il pilota richiede. Dietro si sta comodi, facile l'ingresso e anche i sedili posteriori sono leggermente contenitivi, in modo che se davanti c'è qualcuno che guida un po' allegro, anche i passeggeri dietro hanno delle alette laterali per essere ben contenuti nelle curve. Qui ci sono delle tasche per riporre lo smartphone o altre cose, molti centimetri sulla testa e anche per le ginocchia lo spazio c'è. Ci sono anche i ganci Isofix per i seggiolini dei bambini, qui dietro queste protezioni in plastica facilmente accessibili, e poi abbiamo sia le bocchette del clima per i passeggeri sia altre due prese USB-C per la ricarica dei cellulari. Molto comoda l'apertura del bagagliaio elettroattuato con il piede, senza mani, quindi anche se uno avesse le braccia o le mani impegnate a portare la spesa eccetera. Un vano molto regolare nella disposizione, abbiamo una capacità di 392 litri, il tunnel centrale per mettere gli sci oppure altri colli lunghi e anche dei ganci laterali per fissare eventuali carichi. Abbiamo poi ancora un doppio fondo che in questo caso è occupato dalla ruota di scorta, ma evidentemente ci stanno anche ancora altri oggetti. I consumi. Se non si esagera nello spingere si sta intorno ai 12 km al litro. In questa prova, dove invece abbiamo esagerato un po', siamo arrivati anche sotto i 5 km al litro, ma ne è valsa la pena. Lo sterzo è progressivo, sempre comunicativo, ma all'aumentare della velocità aumentano rigidità e precisione. Qui abbiamo il touchscreen da 10 pollici per l'infotainment con tutta la schermata home e le diverse applicazioni che si possono utilizzare, telefono, radio, media eccetera. Qui abbiamo tutte le impostazioni dell'auto, vedete, stato del veicolo, bla bla bla. Torniamo al menu, possiamo vedere che come vedete è molto fluido e si vede anche molto bene su questo schermo grande. Torniamo alla home, radio, telefono non connesso perché il mio non l'ho collegato adesso, di nuovo il menu per avere la home page, e qui abbiamo tutti gli assistenti alla guida. Anche intuitivo il cambiamento delle impostazioni, se io clicco sulla linea mi chiede se io voglio il line assist mantenerlo oppure no, anche con la vibrazione al volante. Se io clicco qui mi chiede se voglio anche il front assist eccetera, quindi attraverso questo disegno, questa grafica, io posso anche andare a modificare, vedete, tutte le impostazioni degli ADAS. Una cosa curiosa è che lo schermo ha un rilevatore di avvicinamento, insomma, se io avvicino la mano, vedete, cambia, mi evidenzia le cose che io posso andare a selezionare, quando invece allontano la mano sa che non devo andare a modificare delle impostazioni e torna alla visualizzazione normale. È stato davvero divertente guidare questa T-Roc sportiva, dall'anima sportiva. Spero che il video vi sia piaciuto, nel qual caso magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!